Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Le analisi delle urine sono un esame che si esegue per valutare lo stato di salute e la presenza di eventuali infezioni. Non per tutti però sono chiare alcune diciture che troviamo sui referti. Un esempio sono i nitriti. Non questi nitriti, ma quelli che si misurano nelle urine e la cui presenza può indicare che è in corso un'infezione delle vie urinarie. In questo video capiamo cosa sono i nitriti nelle urine, quali sono i valori normali e cosa indica la loro presenza. Capiremo anche come l'alimentazione può influenzare e addirittura invalidare questo tipo di esame. Se il video ti piace, metti like e ricordati di iscriverti al canale. I nitriti delle urine sono delle sostanze che si formano a partire dai nitrati quando nelle vie urinarie sono presenti dei batteri in grado di compiere questa trasformazione. I nitrati si ritrovano nelle urine come sostanze di scarto dall'alimentazione. Ne sono particolarmente ricchi alcuni ortaggi come le verdure a foglia verde, la rapa, il cavolo, il finocchio e il sedano. Non hanno effetti negativi sulla salute e la loro presenza è ritenuta normale. Possono anche derivare da alimenti conservati nei quali vengono utilizzati come conservanti. I nitriti si ritrovano nelle urine se ci sono batteri in grado di compiere questa trasformazione e che generalmente danno luogo anche ad infezioni come l'Escherichia coli, l'Enterobacter, lo Pseudomonas e la Klebsiella. È considerata normale l'assenza dei nitriti nelle urine o comunque dei valori estremamente bassi indicati nel referto. La presenza di nitriti non è l'unica prova sufficiente a stabilire che vi sia un'infezione urinaria, ma questo esame è molto interessante perché è estremamente rapido, si può fare addirittura con una striscetta reattiva. Per stabilire se c'è l'infezione a questo esame vengono generalmente abbinati la ricerca dell'esterasi leucocitaria, che è un enzima prodotto dai globuli bianchi che ci difendono dalle infezioni, e la presenza dei batteri. Questi batteri possono essere messi in coltura e testati su diversi antibiotici per poi capire come debellarli efficacemente. Ovviamente questo tipo di test richiede più tempo. Una volta stabilita la presenza e la natura dell'infezione, il medico prescriverà la cura antibiotica specifica. È molto importante non iniziare alcuna terapia prima di effettuare le analisi delle urine per non falsare questi esami e per scegliere la terapia più adatta. Allo stesso tempo è anche importante sapere come raccogliere il campione di urine quando si sospetta un'infezione. Le urine vanno raccolte al mattino, bisogna lavare e asciugare bene mani e genitali, quindi aprire il contenitore sterile. Bisogna quindi scartare il primo getto di urina e raccogliere solo quello intermedio. Infine bisogna richiudere il contenitore e portarlo in laboratorio prima possibile. È possibile che i nitriti non vengano ritrovati nelle urine anche in presenza di infezioni. Questo accade non per errori delle analisi, ma perché esistono dei batteri che provocano infezioni ma non sono in grado di trasformare i nitrati in nitriti. Quindi, anche se i nitriti sono assenti, è comunque possibile che ci sia un'infezione che va diagnosticata basandosi su altri parametri, ad esempio la ricerca dei batteri e l'urinocoltura. In alcuni casi è possibile che avvenga il contrario e che quindi nelle urine siano presenti nitriti che non provengono da batteri. E allora da dove arrivano questi nitriti? La risposta è semplice: dall'alimentazione. Vediamo come. Nitrati e nitriti vengono utilizzati come conservanti nella produzione di prodotti conservati a base di pesce, formaggio e carne. Li troviamo in etichetta con le sigle che vanno da E249 a E252. Questi composti, oltre a proteggere dalla contaminazione batterica anche da parte del botulino, migliorano il gusto delle carni e conferiscono un colore rosso molto acceso. Ovviamente negli alimenti vanno rispettate le concentrazioni massime stabilite per legge e quindi di norma l'alimentazione non dovrebbe essere fonte di nitriti che si ritrovano addirittura nelle urine. Può però capitare che ciò accada se si superano ampiamente le raccomandazioni per il consumo di questi tipi di alimenti. Ti stupirà, ma le porzioni raccomandate per insaccati e affettati sono di 50 grammi al massimo 2 volte a settimana. In conclusione, i nitriti nelle urine possono indicarti che c'è un'infezione provocata da batteri che ne causano la formazione, oppure se l'infezione non c'è, ti dicono che stai mangiando male ed è ora di cambiare la tua alimentazione. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.